Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, il video è a tema Back to School. Oh, aspettate, dovrebbe essere Back to University. Per chi è nuovo qui sul mio canale, mi chiamo Alice e quest'anno ho concluso il quinto anno al liceo artistico indirizzo architettura e a settembre mi aspetta una nuova avventura, l'università. Comunque in questo video mi preparerò con voi per il mio nuovo anno accademico, però magari vi darò dei consigli e delle idee che potete utilizzare anche voi che andate a scuola. Per questo video mi sono preparata tutte le cose da dire qui. Prima di iniziare vi vorrei far vedere in breve com'è suddiviso questo video. Infatti è diviso in due parti, una prima parte dedicata a tutta la preparazione per il nuovo anno e una seconda parte dove risponderò a delle vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Mi avete chiesto che università e che facoltà andrò a fare. Andrò all'università IUAV e frequenterò la facoltà di design del prodotto e della comunicazione visiva. Ora direi che possiamo iniziare con il video. Per iniziare la prima parte dedicata alla preparazione, vi voglio parlare dello zaino e della borsa. Parlando dello zaino andrò ad utilizzare il mio solito Eastpak nero che ho dalla terza media, ormai però è in perfette condizioni, quasi. Ha solo le spalline che si stanno un po' spellando. Dato che ho sempre fatto i rientri a scuola, ero abituata ad avere giorni in cui era letteralmente pieno che esplodeva. Quindi magari andrò ad utilizzare lo zaino nelle giornate più pesanti, dove ho più lezioni o dove ho magari laboratori dove ho bisogno di determinati materiali. Per quanto riguarda invece la borsa che andrò ad utilizzare, ho da poco ricevuto questa tote bag nera. Alla chiusura a bottone però è piena di tasche utili, ma soprattutto ha un materiale impermeabile, quindi perfetto per la pioggia. E la borsa invece rispetto allo zaino l'andrò ad utilizzare in giorni dove ho meno lezioni o per giornate con lezioni solo teoriche. Ora passerò agli astucci. Anche qui ho un enorme dubbio, non sapendo le abitudini. Penso che in realtà avrò bisogno di qualcosa di piccolo dove ci stia il minimo indispensabile. Non sentivo il bisogno di acquistare cose nuove, quindi andrò ad utilizzare al momento questo astuccio che ho usato anche in quinta superiore, che al momento è così grande e super capiente, tra l'altro si è anche macchiato e come vedete ha una cerniera qua che quindi si può restringere. Adesso è ancora pieno con le cose di scuola, però il video dove vi farò vedere cosa c'è dentro il mio astuccio arriverà prossimamente, quindi quando voglio posso chiudere questa cerniera e l'astuccio diventa la metà. Ovviamente oltre alle lezioni teoriche io avrò anche i laboratori, soprattutto anche di disegno, e questa è una cosa che mi porto dietro già da 5 anni. In particolare nel triennio per architettura ho preso questo astuccio molto piccolo che però ha 3 tasche e all'interno ci sono tutti i materiali da disegno. Anche per questo per i laboratori universitari andrò ad usare sempre lo stesso. Ora siamo giunti in una parte dove i dubbi più esistenziali, ovvero non so precisamente se gli appunti li farò in cartaceo o in digitale, o alcune cose in cartaceo e alcune cose in digitale. In quinta superiore ho iniziato a fare 3/4 delle materie in digitale perché andavo più veloce, mi trovavo meglio, eccetto per materie quali matematica e fisica che ho continuato ad usare il quaderno. Quindi la conclusione è quella che al 90% continuerò anche all'università a fare gli appunti in digitale. Alle superiori li prendevo sempre sull'iPad, però all'università credo che mi convertirò di più anche al computer, dato che è ancora più comodo dell'iPad, perché l'iPad ha una tastiera un po' limitata, il computer invece ha proprio la tastiera fisica e è un'altra cosa. Gli appunti cartacei magari li farò per materie dove ho bisogno di disegno, schemi in mezzo agli appunti che devo fare a mano. Siamo arrivati in una nuova parte del video, ovvero dove vi faccio vedere alcuni nuovi prodotti di cartoleria che vorrei iniziare ad usare in questo nuovo anno, perché un video back to school non è back to school senza far vedere i nuovi prodotti di cartoleria. Il primo prodotto che vi voglio far vedere è questo raccoglitore ad anelli, solo che ha solo 2 anelli invece che 4, in formato A4, però contiene anche i fogli in formato B5. Questo in particolare è della Kokuyo Campus ed è perfetto per contenere più materie in un raccoglitore perché ha anche i fogli di plastica colorati che suddividono le pagine, i cosiddetti separatori. In particolare nel raccoglitore ad anelli si possono conservare sia appunti presi a mano ma anche appunti stampati, perché si possono inserire all'interno degli anelli grazie alla foratrice fatta apposta. Questa foratrice è sempre della Kokuyo Campus ed è stata studiata apposta per stare all'interno di questo raccoglitore, infatti c'è anche i buchi per stare sempre a portata di mano, ed è una foratrice per i fogli, quindi gli appunti stampati che hanno la carta senza fori si possono adattare per il raccoglitore con questo aggeggio qui. Un altro prodottino che avete visto con l'haul di JP Fans dello scorso video è questo study planner sempre della Kokuyo Campus. Questo appunto è un planner per lo studio, in particolare presenta delle to-do list e delle tabelle dove segnare quanto tempo studio. Infatti ora vuoto non rende, non si capisce, però secondo me diventa super carino quando si va effettivamente a compilare, e con tutte le linee di evidenziatore colorate che vanno a segnare i minuti e le ore di studio ti invoglia secondo me a studiare un po' di più, ma è anche bello e carino
carino per tenere traccia del tuo studio, quindi non vedo l'ora di iniziarlo. Altre cose super utili per il back to school sono sicuramente gli evidenziatori. In particolare MP Italia mi ha inviato questi 4 colori perché sono evidenziatori a doppia punta con punta evidenziatore e una punta a stampino. In generale gli evidenziatori sono sempre utili. Sempre un altro prodotto che mi aveva inviato MP Italia era questo quadernetto a spirale in formato A5 e questo secondo me è il quaderno che può essere usato per gli appunti di brutta copia. Gli ultimi prodotti di questo video sono porta computer e porta iPad. Questo è il porta iPad. Fa un po' schifo perché in 4 anni e mezzo si è sporcato stando nello zaino letteralmente. Ho provato a pulirlo ma non viene via, quindi il mio consiglio è: se prendete cover di questo tipo per i vostri dispositivi, prendetele di colori scuri. Finché funziona ed è integro io lo continuerò ad usare, anche se non è molto carino. Invece questa è la pochette ovviamente più grande per il computer, nera però, ed è stata la scelta giusta. Entrambe sono della Mosiso, una marca che ho trovato su Amazon. Mi piace molto come sono fatte. Questi erano gli ultimi 2 prodotti che vi faccio vedere in questo video. Ora passiamo alla prossima parte. In questa nuova parte andrò a parlare dell'argomento organizzazione e abitudini. Il primo argomento che mi è saltato in mente, uno dei tanti dubbi che mi pongo per l'inizio di questo nuovo percorso, se l'agenda sarà cartacea o digitale. Però in realtà ora che ci penso ho già la risposta. In particolare è dalla terza e quarta liceo che già utilizzavo i promemoria sul mio telefono per organizzarmi. Lì mi segnavo le eventuali verifiche, interrogazioni. Non è neanche un metodo che vi consiglierei tanto perché vuol dire dipendere dal telefono. Però ognuno ha le sue preferenze. Per altre persone può funzionare solo in cartaceo. Come ho accennato prima, in quinta liceo ho anche introdotto l'utilizzo del calendario digitale. Effettivamente c'è sempre stato sul mio telefono anche da quando ero alle medie, quindi mi sono convertita principalmente al calendario, sempre usando anche i promemoria, soprattutto perché volevo segnarmi bene tutte le attività e volevo poterle vedere in una griglia generica magari del mese o della settimana, cosa che con i promemoria non hai. Cioè il calendario è utile, ve lo consiglio sicuramente. Continuando con l'organizzazione, ora parlerò di prepararsi lo zaino e i vestiti la sera prima di andare a scuola o all'università. Nel video back to school dell'anno scorso mi ero imposta l'obiettivo di iniziare a prepararmi sia lo zaino che l'outfit la sera prima per il giorno dopo e sono contenta di dirvi che sono riuscita a rendere queste 2 azioni una routine. Infatti per tutto il quinto anno ho preparato lo zaino e i vestiti la sera prima di andare a scuola ed effettivamente poi la mattina appena sveglia sono riuscita ad accumulare del tempo che di solito impiegavo per scegliere i vestiti e preparare lo zaino. Quindi questa è un'abitudine che vi consiglio, ma soprattutto è anche comoda. Ora parliamo del sonno, del dormire e della sua importanza. È un argomento che negli anni scorsi non si sentiva molto, però quest'anno soprattutto ho notato che sui social la gente ne inizia a parlare più spesso. Infatti il nostro cervello funziona bene quando dormiamo bene e abbastanza. È una cosa che si sottovaluta spesso. Io stessa durante gli anni scolastici avevo problemi con questa cosa e devo ancora migliorarmi. In particolare il quinto anno sono riuscita a fare almeno i primi 2 mesi andando a letto presto, quindi verso le 9:15, 9:30, per poi svegliarmi alle 6, quindi sempre presto, però effettivamente mi svegliavo con voglia di fare, energetica e che riuscivo a seguire le lezioni più facilmente e in generale avevo più concentrazione. Poi di preciso non so cosa sia successo, insomma ad una certa durante l'anno ho iniziato ad andare a letto più tardi, quindi verso le 10, 10:15, 10:30, a volte un po' più tardi, a volte un po' prima, una routine irregolare, però l'orario di sveglia era sempre alle 6, quindi dormivo un po' meno e che effettivamente ora che ho finito e mi riguardo indietro le differenze le ho viste. Ero spesso stanca, senza energie e molte volte mi ritrovavo a lezione con gli occhi che si stavano per chiudere. Questi credo che siano fenomeni dovuti al fatto che non dormivo abbastanza per il mio corpo. Quindi il consiglio che vi voglio dare è quello di dormire almeno 7-8 ore, però comunque il consiglio principale che vi voglio dare è date importanza al vostro sonno. Solo così riuscite ad affrontare al meglio scuola, studio e tutte le attività. In quest'ultima parte inerente all'organizzazione vi voglio parlare delle liste per i pranzi e per le vostre merende. Io al liceo avevo dei rientri, cioè delle giornate scolastiche da 9 o 8 ore che erano appunto intervallate da una pausa pranzo, solo che spesso mi ritrovavo a mangiare più o meno le stesse cose. Quindi un consiglio che vi vorrei dare, ma anche un obiettivo che vorrei intraprendere, è quello di realizzare delle liste dove elencate delle idee di pasto, che sia pranzo o che siano anche merende. Anche se avete la lista, i pasti poi si ripetono, però magari riuscite ad alternarli meglio, ma soprattutto la lista è utile per scegliere in velocità ma anche in facilità. La lista soprattutto è perfetta integrata al calendario, quindi magari per ogni settimana sapete già cosa andrete a mangiare e vi sarà anche più facile fare la spesa, così non vi ritrovate all'ultimo.
Siamo ora giunti alla parte dedicata alle domande e risposte. Come già ho accennato all'inizio, ora rispondo alle domande che mi sono state fatte su Instagram, dove se ancora non mi seguite vi consiglio di andarmi a seguire, anche su TikTok. Detto ciò, dato che ho ricevuto molte domande, le ho suddivise in gruppi. Il primo gruppo sono le domande che riguardano la terza media e l'esame di terza media. Come è stato l'esame di terza media e ci spieghi come funziona? Ovviamente io rispondo a queste domande in modo personale e in base alla mia esperienza. Comunque, per me la terza media non è stata tanto diversa dalla seconda media, quindi non è che sia più difficile. Ho solo notato che c'è stato un aumento del carico di studio, quindi più cose da studiare e potrebbe spaventare un po'. Però banalmente, come avete studiato in seconda, in terza è solo un po' di più cose da studiare, però vedrete che ce la farete tranquillamente. L'esame di terza media credo che sia abbastanza semplice. Ovviamente se avete sempre seguito, studiato, siete sempre restati al passo con l'andamento scolastico, questo fa un grande impatto. Alla fine l'esame è letteralmente un colloquio con i professori, quindi è anche una situazione che in alcuni casi vi mette anche a vostro agio, anche perché se siete in difficoltà non preoccupatevi, i professori sono lì per darvi una mano. D'altronde è il primo esame che fate nella vostra vita. Durante tutto l'anno, magari già dal primo giorno, i professori saranno lì a ripetervi dell'esame, ma questo lo fanno solo per spronarvi all'impegno e allo studio. Passando al secondo gruppo di domande, in realtà è solo una. Mi è stato chiesto che iPad ho. Questo è l'iPad in questione, è un iPad Air di quarta generazione del 2020, infatti è vecchiotto, però personalmente finché funziona lo tengo. Questo è nella colorazione rosa ed era da 64 giga. Con 64 giga sono riuscita a farmi 4 anni e mezzo di superiori senza mai finire lo spazio, però credo che questo sia anche molto condizionato dal fatto che ho la galleria praticamente vuota. Poi passiamo al terzo gruppo, uno di quelli dove ho ricevuto più domande. Qui troviamo domande inerenti all'inizio delle scuole superiori, come affrontare il primo anno. Mi è stato chiesto cosa devo portare il primo giorno di liceo. Il mio consiglio è quello di portare ovviamente un astuccio con gomma, matita, penne, un bianchetto, un quaderno a righe e una a quadretti e la vostra agenda o diario. Vi consiglio di avere queste cose perché nel mio caso il primo giorno di liceo i professori hanno iniziato a spiegare, soprattutto il professore di matematica. In particolare ha iniziato subito ad utilizzare il quaderno a quadretti, infatti è stato un po' traumatico, diciamo. Quindi sì, queste cose che vi ho detto mi sono ritrovata ad usarle il primo giorno e poi ovviamente portatevi acqua e merenda. Mi è stato chiesto aiutami, a settembre inizio il liceo e non so come organizzarmi con lo studio. Personalmente credo che il primo liceo o la prima superiore sarà l'anno dove capirai se il metodo che hai usato alle medie è effettivamente il metodo che funziona per te oppure no. Ci sono due condizioni, infatti: se ti accorgi che il metodo delle medie funziona, vedrai che passerai gli anni delle superiori a cercare di potenziarlo e migliorarlo, ma soprattutto adattarlo a te. Però invece se in caso contrario ti accorgi che il metodo delle medie non funziona alle superiori, vedrai che il primo anno ti ritroverai a sperimentare nuovi modi di studiare e questo è un processo molto soggettivo. Per quanto riguarda l'organizzazione dello studio, il segreto è di non portarsi mai all'ultimo, ma fare volta per volta. È un consiglio che do, però pure io mi ritrovo a fare fatica su questo, però vedrete è veramente questa la chiave che vi sblocca uno studio più facile. E questo è un consiglio che vi darò anche in altre domande che ora vediamo. Consigli per la prima superiore, inizio delle superiori, in generale quali sono i cambiamenti principali rispetto alle medie, qualche consiglio per la prima superiore, come fare amicizia. Prima superiore cambierà sicuramente il carico di studio dalle medie, questo è un cambiamento molto notevole, ma soprattutto cambierà anche il modo di spiegare dei professori perché andranno velocissimi. Poi ovviamente il primo anno è dedicato all'ambientarsi, sia in un nuovo ambiente con nuove persone. Io non sono la persona migliore per rispondere alla domanda come fare amicizia, però l'unico consiglio che ti posso dare è quello di essere te stessa o te stesso e vedrai che approcciandoti con altre persone riuscirai a parlare con qualcuno e a creare nuovi amici. E anche qui un segreto per non farvi prendere dall'ansia del cambiamento è sicuramente stare al passo. Arriviamo al quarto gruppo di domande. Qui abbiamo delle domande che riguardano la sicurezza di sé e l'ansia durante le interrogazioni. È un argomento effettivamente difficile perché so cosa vuol dire avere ansia alle interrogazioni, magari non un'ansia proprio fortissima come alcuni casi, però io mi ritrovavo alle interrogazioni dove l'ansia mi faceva letteralmente il vuoto mentale, quindi non mi ricordavo più nulla o semplicemente una difficoltà nel parlare, non riuscire a fare i discorsi. Mi avete chiesto come faccio ad essere più sicura nelle interrogazioni e di conseguenza non avere ansia? Consigli ansia sia durante lo studio che a scuola? Scusa se la domanda è un po' fuori luogo. Non è fuori luogo, è un tema che non spesso viene trattato. Spero di darvi consigli utili. Personalmente
avendo avuto anch'io un po' di queste difficoltà durante le interrogazioni, sono riuscita a sorpassare l'ansia semplicemente studiando e preparandomi di più. Studiavo per l'interrogazione con l'obiettivo di essere pronta e sentirmi di sapere le cose, così andavo all'interrogazione sicura e mi ripetevo di non preoccuparmi perché le cose le sapevo. Questo ha un po' aiutato. So che è una cosa che magari non può funzionare per tutti, però vi consiglio di provare. Poi una seconda cosa che mi ha aiutato a superare l'ansia da interrogazione è stata proprio fare tante interrogazioni. Al triennio abbiamo iniziato a fare più interrogazioni che verifiche e questo è stato proprio il cambiamento che mi ha aiutato ad affrontare le interrogazioni in modo diverso. L'unico consiglio che vi riesco a dare è studiare in modo diverso per le interrogazioni. Introdurre il dialogo durante lo studio, quindi leggere ad alta voce e ripetere ad alta voce. Questo aiuta molto. Abbiamo poi il quinto gruppo, dedicato alle domande inerenti ai consigli generali sulla seconda, terza, quarta e quinta superiore. Mi avete chiesto: la seconda superiore è davvero più difficile come dicono tutti? Il secondo anno secondo me è letteralmente il primo anno, solo che lo vivi in modo diverso perché ti sei già ambientato e conosci già le persone. Poi mi avete chiesto consigli sulla terza superiore. Parlando del liceo, è stato un anno tosto, però non il più difficile perché c'è stato l'aumento esponenziale del carico di studio. Dalla seconda alla terza ho letteralmente notato una differenza enorme su quante cose avessi da studiare e come sempre se ti impegni, se segui e studi, riuscirai ad affrontare il terzo anno senza troppe difficoltà. Mi è stato poi chiesto consigli generali per la quarta liceo. Come già accennavo, per me la quarta è stato uno degli anni più stressanti perché il carico di studio della terza è diventato ancora maggiore e la terza non è stata abbastanza per imparare a gestire quel carico, quindi in quarta ti ritrovi ancora più in difficoltà. Però sì, prima di iniziare il quinto anno credevo che il quarto fosse stato il più difficile in assoluto. Per la quarta il segreto è come sempre restare al passo. Mi viene chiesto: ciao, come stai? Grazie per la domanda, innanzitutto sto molto bene e sono contenta di starmi godendo l'estate finalmente libera post maturità. Spero che anche voi stiate bene. Hai qualche consiglio per il quinto anno delle superiori? Il quinto anno è stato un anno strano perché il primo quadrimestre mi è sembrato super semplice. Già dal primo giorno i prof ci hanno iniziato a parlare di maturità, quindi abbiamo vissuto con questo stress, questa pressione costante dell'esame di maturità. Poi è arrivato il secondo quadrimestre e qui c'è stato un cambiamento improvviso in peggio. Soprattutto anche i professori hanno avuto difficoltà ad organizzarsi perché ci siamo ritrovati strapieni di verifiche e interrogazioni, molte più interrogazioni degli anni precedenti perché avevamo anche per esempio tutte le simulazioni per l'esame. Il quinto anno in realtà passa veloce, come tutti dicono, e anche qui il segreto e consiglio principale che vi voglio dare è quello di studiare volta per volta. È letteralmente la chiave di sopravvivenza, ma soprattutto tenere tutti i tuoi appunti in vista dell'esame. Passiamo ora al sesto e ultimo gruppo di domande, ovvero tutte le domande dedicate ai consigli sullo studio. Mi avete chiesto penne ed evidenziatori migliori per studiare. Ti faccio una lista veloce perché sto registrando da non so quanto tempo. Lista di penne: Pentel Energel 0.5 a inchiostro liquido, Zebra Sarasa Study e la Zebra Sarasa Mark On 0.5, la Pilot Juice 0.5. Lista di evidenziatori: Stabilo Boss, Unipropus Window, Monami, Zebra Liners e tratto video. Poi mi avete chiesto: potresti magari spiegare cosa scrivi nei riassunti che fai sulla vita di autori e come studi? Sarebbe un po' difficile spiegare proprio come faccio i miei appunti solo di italiano, più che altro ci metterei un intero video a riguardo, quindi ti consiglio di dare un'occhiata a uno degli ultimi study vlog che ho fatto, che ti lascio qui sopra nelle schede, perché lì faccio vedere come mi organizzavo per studiare per italiano. Poi mi avete chiesto come riesco a prendere appunti ordinati, hai qualche tips utile? Grazie, intanto di nulla. E il mio consiglio è: impostati un ordine su come vuoi scrivere, quindi per esempio o elenco puntato o dei paragrafi titolati. Personalmente io ho usato un po' l'elenco puntato per tipo storia, però poi non mi trovavo tanto bene, quindi ho iniziato a fare i paragrafi titolati, quindi consigli paragrafi, ed essenzialmente è l'argomento suddiviso in paragrafi appunto, che però ognuno ha un titolo, quindi già il titolo ti aiuta a riassumere ulteriormente cosa tratta quel paragrafo, e se ti suddividi un argomento grande in tanti paragrafi ti è più facile studiarlo. E l'ultima domanda che mi avete fatto: a settembre inizio la quinta, cosa mi consiglieresti per studiare al meglio e senza stress? Intanto, come prima cosa, ricordati che l'hai già fatto per 4 anni, quindi la quinta è come gli altri anni, semplicemente un po' di studio in più, i metodi sono quelli, non preoccuparti perché non è tanto diversa. E per evitare di stressarsi troppo, il consiglio chiave che vi voglio dare è sempre lo stesso, quindi studiare volta per volta, e soprattutto in quinta c'è anche bisogno di molta organizzazione per avere tutto sotto controllo. Un altro consiglio è sempre quello di stare attenti
attenta a lezione, perché come dicevo già in altri video, a lezione fai già la metà dello studio che devi fare a casa. Poi un altro consiglio per studiare al meglio e senza stress è quello di assicurarti che a casa tu abbia uno spazio calmo, pulito, silenzioso per studiare. Banalmente una scrivania che ovviamente se è disordinata ti distrae un po', però anche una scrivania magari decorata a modo tuo, che ti piaccia visivamente e che ti invogli ad andare a studiare. O se invece preferisci studiare fuori casa, trova un luogo comodo, per esempio prova la biblioteca. Queste erano tutte le risposte alle domande. Siamo arrivati alla conclusione di questo primo video per il back to school. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere mettendo un mi piace, per me è molto importante, o anche magari commentando. Detto ciò, ci vediamo nei prossimi video back to school. Ciao!